condividere lo schermo. Quindi, via. Benissimo, carissimi. Allora siamo insieme per il terzo incontro in preparazione alla consacrazione al cuore immacolato di Maria. Adesso Don Francisco, giusto? Ci farà la benedizione iniziale. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, supplichiamo l'illuminazione dello Spirito Santo, preghiamo come il Signore Gesù ci ha insegnato. Padre nostro che sei in cielo, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri come anche noi ti rimettiamo i nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberati dal male. Che Dio benedica questo incontro, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Grazie. Allora, carissimi, facciamo stasera un passo, diciamo, prima orientativo, diciamo così, per comprendere che cosa stiamo scoprendo. E allora vediamo alcuni punti. Abbiamo detto che stiamo lavorando un piccolo, brevissimo cammino che non vuole essere esaustivo, ma vuole essere invece un input, una spinta proprio ad entrare nel mistero mariano e nel mistero quindi del dono di Dio per noi, per farci figli suoi a tutti gli effetti. Quindi questi piccoli incontri non hanno assolutamente la pretesa, ripeto, di essere, diciamo, in pienezza, no, assolutamente, anche perché è un po' difficile arrivare in pienezza a scoprire Maria, ma vogliono essere un invito e ripeto ancora, una spinta per conoscerla sempre di più e divenire con lei proprio figli e quindi entrare in una confidenza filiale. Allora, se abbiamo un foglio, una penna, un quadernino, un qualche cosa, io cerco sempre di dare, diciamo così, un seguito, di seguire anzi la pedagogia di Gesù. E quindi il suo itinerario è quello di farci figli e di darci praticamente pedagogicamente per crescere, che cosa fa un buon educatore, un buon padre, una buona madre? Pone il figlio in una sequenza di corrispondenza, cioè lo chiama, lo stimola, perché poi il cammino, la crescita la dobbiamo personificare, cioè la dobbiamo personalizzare, la dobbiamo costruire, perché noi non siamo degli automi, noi siamo persone che hanno il valore di un'identità unica e il valore appunto di essere figli di Dio, quindi di avere una volontà libera, quindi di scelta, di avere una potenza di intelligenza, una piccola potenza spirituale, però sempre una potenza è, cioè l'intelligenza di conoscere, una capacità anche di memoria. E quindi con queste potenze, la scelta, l'intelligenza e la memoria, che sono le tre potenze dell'anima, noi possiamo andare a conoscere e dobbiamo farlo proprio in virtù della nostra libertà. Allora ecco che pedagogicamente dobbiamo porci sempre delle domande e andiamo quindi sempre che ci aiutano ad entrare in una riflessione, in modo che possiamo costruire dentro di noi quel legame e quelle risposte. Non dobbiamo imparare perché qualcuno ce lo dice. Ognuno è fautore della propria conoscenza, anche se ci viene data da Dio, ma se io voglio o non voglio e come la costruisco dipende sempre da me, da come mi dispongo nel tempo che ci dedico, se la faccio autenticamente o la ripeto senza cuore. Io posso stare accanto in un lavoro e lavorare per soldi senza passione, oppure lavorare con passione, quindi metterci una serie di ingredienti e contributi maggiori, con soddisfazione conseguente. Allora, quali sono queste domande che dobbiamo continuamente porci, ma non adesso, sempre, tutti i giorni?
Perché consacrarmi? Cosa vuol dire consacrazione? Queste sono una serie di domande. A chi consacrarmi? A Dio, a Gesù, a San Giuseppe, a qualche santo, a qualche altro grande santo? Alla mamma? Perché? Lo scopo. Questi sono tutti argomenti che stiamo toccando, però io vi ridò le domande, ce le poniamo continuamente, per trovare poi un ordine sistematico dentro di noi affinché la nostra anima risponda, lo voglio, e non una volta, ma in un tempo continuato. Quindi ancora un'altra domanda. Abbiamo detto che stiamo vedendo, no, da quando abbiamo iniziato, abbiamo fatto 2 incontri, questo è il terzo. Perché Maria? Come vista nella Chiesa Maria? Cosa ci dice la Madre Chiesa? Qual è la potenza di Maria? Cos'è la sua maternità, questa maternità? Lo scopriamo sempre di più. Qual è il rapporto di Maria con Gesù, con lo Spirito Santo, con il Padre, quindi con la Santissima Trinità? Perché è meglio Maria e non gli altri santi? Va benissimo consacrarsi a San Giuseppe. C'è qualcuno che mi ha detto sono consacrata anche a quest'altro santo, va bene, ma perché Maria è la regina? Perché è meglio andare da Maria? Qual è la potenza di Maria nei confronti di Dio, di Gesù, dello Spirito Santo, quindi, ma anche nei pericoli? Perché è la via più sicura? Tutte queste domande le troviamo proprio riflettendo in questo piccolo percorso e nel percorso che quotidianamente ci spetterà. Anche confrontando quello che stiamo leggendo attraverso il trattato, attraverso appunto gli spunti dal Catechismo della Chiesa Cattolica, se abbiamo fatto qualche ricerca da soli, una lettura personale che sempre ci auguriamo, con il Libro d'Oro, La Vergine Maria nel Regno della Divina Volontà, cosa scopriamo di Maria? E poi andiamo a vedere, quindi abbiamo detto il rapporto con la Santissima Trinità, la potenza, diciamo così, le prerogative, i vantaggi. Poi andremo a vedere anche quali sono le devozioni, perché ce n'è una autentica, le altre sono false devozioni. E allora andremo anche lì a riflettere, questo nel prossimo incontro, per evitare, e andremo non solo a elencarle, ma ci soffermeremo per vedere come riconoscerle anche dentro di noi e come crescere per evitare di stare in stand-by, cioè credere di essere consacrati e invece poi scoprire che dentro di noi si era attuato un sistema per cui non c'è stato una crescita, un andare avanti. Poi andremo a vedere ancora, e questo lo preannunciamo subito stasera, il finale che non finirà mai, però il finale di quello che sarà il giorno della consacrazione, in modo che già cominciamo a entrare in questo piccolo semplice itinerario e che poi appunto dovrà essere in crescendo, in accompagnamento. E cioè, noi ho messo qui 4 punti, ho aggiunto nel nostro piccolo documento, la lettura della consacrazione, cioè il giorno che ci consacreremo, il 31 di maggio, qui in Arezzo noi abbiamo la Santa Messa alle ore 11, 11:30, ok? Quindi ognuno di noi, questo è una cosa, se volete venire tutti quanti a Saione, lo spazio c'è, però se appunto volete chiedere è un'occasione per chiedere nella propria parrocchia se c'è una celebrazione proprio con lettura della consacrazione al Cuore Immacolato di Maria che in Montfort si trova all'inizio, poi dipende, mi hanno detto che ci sono altre edizioni, c'è alla fine. Comunque, io di solito l'ho sempre trovata all'inizio, io peccatore infedele rinnovo qui i voti battesimali, eccetera. Ecco, quindi ci sarà durante la consacrazione, chiaramente durante la Santa Messa, mi sembra prima dell'offertorio, c'è la lettura della consacrazione. Normalmente il trattato della vera devozione vuole anche un patentino, cioè una piccola pergamena che noi solitamente facciamo con carta pergamenata, scritte a mano, proprio per metterci un offertorio per tutti i fratelli, con lo stemma di Papa Wojtyla, Giovanni Paolo II, e la frase appunto
tutus tus ego sum, et omnia mea tua sunt, accipio te in mea omnia, prebe mi, fortuna Maria, che è la frase di consacrazione che normalmente portiamo nel portafoglio come patentino proprio, perché ci sia questa sorta di identità dove non siamo più, no? Abbiamo i documenti dietro, no? Abbiamo la carta d'identità, la patente, come si chiama, la tessera sanitaria, eccetera, però abbiamo anche il patentino, cioè il nostro documento che ci dice che noi siamo figli di Maria. Ma sono tutte cose che il trattato suggerisce, ma che cosa ci servono concretamente? Ci servono concretamente che noi entriamo in un connubio psicologico, che ci sentiamo proprio uno sviluppare l'identità. Io sono veramente tua figlia. E questo è tutto un aiuto, la lettura, la conoscenza, il renderlo concreto nella nostra vita. Il portarsi alla Santa Messa e non farlo da lontano a casa e rinnovarlo anche nelle date soprattutto mariane, quando si può, anche interiormente, oppure affiliandosi ad altre occasioni, no? Però è importante il rinnovo, proprio perché durante il percorso della vita, quotidianamente, siamo presi da tanti ostacoli, tanti imprevisti, che praticamente, tanti ostacoli, tanti imprevisti che ci possono allontanare, freddare, rendere tiepidi e non vale più. Ecco perché si dice dall'inizio, no? Diciamo un fiat iniziale e un fiat continuato, proprio perché è una vita e non deve essere un atto. In realtà è quello che dovrebbe essere il battesimo, vissuto nel momento del sacramento, nel giorno del sacramento, noi dovremmo sviluppare il nostro battesimo, quindi questa via battesimale, questa via quindi che ci dovrebbe portare, che ci deve portare, anzi, leviamo il condizionale, che ci deve portare allo scopo per il quale siamo stati creati, essere santi. E la via mariana, la consacrazione, lo ripetiamo ancora una volta, è una via per consolidare questo, per giungere in modo più sicuro, più veloce e anche, diciamo così, più agevolmente, quindi con più gioia. Andiamo quindi poi a vedere, abbiamo detto la lettura quindi della frase, diciamo così, della lettura della consacrazione che ci dice, che troviamo nel trattato. La pergamena, che è il nostro documentino personale, un segno esteriore, questo che sto dicendo lo ripeterò se ora nell'ultimo incontro velocemente in finale, però lo comincio a dire, un segno esteriore che praticamente è un braccialetto, una catena. Io stasera ce n'ho 2, 3, eccetera, ho cambiato e ho messo il braccialetto, altrimenti una semplice catena proprio di metallo, e con la medaglia noi abbiamo scelto la medaglia miracolosa di Rudebach, la Madonna di Rudebach, e questo è il nostro segno esteriore. Non è un braccialetto di valore di metallo prezioso, ma è anche questo un segno esteriore da mostrare perché non ci sia il nascondimento, la vergogna, ma ci sia l'esposizione di quello che siamo e che portiamo nel cuore come documento, no? Sono tutti riflessi esteriori di quello che deve essere la trasformazione interiore. L'ultima richiesta di quello che appunto prevede il trattato di Montfort è un'offerta, ed è un'offerta, chiaramente quello che uno può, economica, a un qualcosa, quindi a un'opera di carità. Ecco, una piccola offerta, ognuno quello che vuole, per quell'opera che si segue, proprio per dare ancora segno a Dio di un offertorio. Tutti questi, il segno esteriore, la pergamena o l'offerta, vabbè, un segno esteriore ma anche concreto di carità, di amore, devono accompagnare quella intima connessione di dire sono tutto tuo, sono tutta tua. Qual è quindi quella intima connessione che dobbiamo sviluppare attraverso questi chiarimenti, questa conoscenza, questo comprendere chi è Maria nella Chiesa, che rapporto ha con Dio, Gesù, Spirito Santo e come io mi posso relazionare con lei? Intanto parliamo delle sue caratteristiche, perché più conosciamo Maria, più ci innamoriamo, perché più conosciamo la maternità
la sua affabilità, la sua potenza di protezione, la sua potenza in relazione a Dio. E parlo di potenza non nel senso che lei è superiore a Dio, assolutamente, ma nel senso che è talmente unita indissolubilmente col Figlio, con lo Spirito Santo, che la sua ci rassicura questo suo legame, la sua figliolanza, la sua relazione con Dio Padre, Dio Spirito, Dio Figlio, per cui noi legati a lei siamo sicuri di essere legati alla Santissima Trinità e quindi nel cammino. Quindi dicevo, andiamo a vedere intanto questo percorso, poi riprendo quello che stavo dicendo, però ripercorriamo allora. Ok, il desiderio di, siamo al catechismo, avete visto che facciamo dei passaggi, no? Per cui ancora, numero 27, il desiderio di Dio è iscritto nel cuore dell'uomo perché l'uomo è stato creato da Dio e per Dio. Quindi siamo stati creati da Dio, ma per Lui. Noi non siamo venuti a fare una scampagnata, noi siamo venuti a crescere nell'amore di Dio per tornare a Dio. E Dio non cessa di attirare a sé l'uomo e soltanto in Dio l'uomo troverà la verità e la felicità che cerca senza posa. Tutti cerchiamo Dio, è vero? Perché tutti cerchiamo la felicità, solo che la cerchiamo lontano da Dio, nel nostro io. E infatti siamo infelici. La ragione più alta della dignità dell'uomo consiste nella sua vocazione alla comunione con Dio. Quindi noi per essere felici dobbiamo essere in comunione con Dio. Fin dal suo nascere l'uomo è invitato al dialogo con Dio. Non esiste infatti se non perché creato per amore da Dio, da Lui, sempre per amore conservato. Ne viene pienamente secondo verità se non ne viene se non si affida al suo creatore, sì, se non lo riconosce liberamente. Quindi la nostra libertà è importantissima. Noi non possiamo essere chiamati in modo Dio non si impone. Nessuno di noi può innamorarsi per obbligo, no, è una cosa libera e così dobbiamo sceglierlo, ma lo scegliamo sulla conoscenza. L'uomo, quindi, il numero 47, ripete: l'uomo è creato per vivere in comunione con Dio, nel quale trova la propria felicità. Quindi se siamo in comunione con Lui siamo veramente felici, se no è apparenza, è una felicità effimera, momentanea. Quando mi sarò unito a te, con tutto me stesso, non esisterà per me dolore e pena, sarà vera vita la mia, tutta piena di te. Questo è Sant'Agostino. Allora andiamo a proseguire. Se noi siamo creati per questa intima connessione, abbiamo detto, ho ridotto quello che si è detto le altre volte, dobbiamo praticamente andare nella via, nell'autostrada, no? Nella via primaria, che è proprio Maria. Dio dà il potere a Maria ed ecco perché quindi noi possiamo andare tranquillamente a Dio per mezzo di Maria. Perché Dio dà il potere a Maria di venirci a prendere e venirci a formare. Ha dato a lei una fecondità propria. Le ha dato il potere di generare il figlio Gesù e attraverso il capo, che è Gesù, tutti i membri del suo corpo mistico. Gesù Cristo diede maggior gloria a suo Padre Dio con la sottomissione a Maria. Ma perché ha dato maggiore gloria al Padre per mezzo di Maria? Perché si è reso umile, cioè lui è l'umiltà, ma si è reso piccolo e questa piccolezza esalta l'onnipotenza dell'amore di Dio. Gesù Cristo diede maggior gloria a suo Padre Dio con la sottomissione a Maria. Così Gesù inizia i suoi miracoli per mezzo di Maria. Abbiamo detto l'altra volta, lo ribadiamo, il primo grande miracolo nell'ordine della grazia è stato la santificazione. Era ancora in grembo a Maria, va da Santa Elisabetta, la Madonna, e Gesù santifica San Giovanni. Poi c'è stato il primo miracolo, quello in natura, quando alle nozze di Cana ha trasmutato l'acqua in vino.
Quindi Gesù, o in ordine di natura o in ordine di grazia, comincia i suoi miracoli per mezzo di Maria. E continuerà a fare sempre così. Questo che cosa ci dice? Ci dice che per mezzo di lei continuerà tutte le meraviglie di grazia. Quindi noi, se vogliamo le grazie di salvarci, di santificarci, di essere veramente appunto in comunione con Dio e quindi veramente felici e di portare anche agli altri questa felicità, ci teniamo alle nostre famiglie, ci teniamo alla nostra parrocchia, ci teniamo a tutti in qualità di cristiani. Allora solamente attraverso Maria possiamo esaudire questa chiamata, perché è una chiamata alla quale noi non siamo né meritevoli né capaci, perché non siamo né meritevoli né capaci. Però Dio ci dice, tu no, creatura, ma Maria sì. Ed è per mezzo di lei che io ti faccio. È come dire, dobbiamo andare a fare un bel giro del mondo e lo dobbiamo fare anche in un tempo breve nella nostra vita. E quindi non abbiamo mezzi, non abbiamo capacità, non abbiamo la cartina, non abbiamo nulla, però lui dice, però vi somministro un mezzo strepitoso. Voi salite sopra questo mezzo e questo mezzo vi condurrà. Però dovete conoscere come stare su questo mezzo, come ubbidire ai suoi comandi, perché vi possa poi lui far atterrare e far visitare. Quindi noi siamo su uno strumento d'amore che è Maria, che ci guida, abbiamo detto che è madre, e quindi ci istruisce, ci nutre. Abbiamo detto che è maestra, quindi ancora ci istruisce e ci nutre, perché la parola di Dio diventa nutrimento per l'anima. E abbiamo detto che è regina. E come madre, come maestra e come regina, noi dobbiamo corrispondere con conoscenza costante, perché siamo tempestati di ostacoli nella vita quotidiana, e dobbiamo corrispondere con fedeltà. E come si fa a conciliare queste due cose? Con l'ubbidienza. E ubbidire non è una parola, perché noi siamo abituati veramente a essere un po' ribelli, no? Anche io vengo un po' dal campo della pedagogia, della psicologia, della sociologia, e si ritiene in pedagogia anche giusto che il bambino si ribelli, no? Perché è una forma di autonomia, quindi è una forma di crescita. E fin qui va bene in questo senso. Però c'è da dire che noi non dobbiamo ubbidire all'umano, ma noi siamo chiamati a ubbidire, cioè a fidarsi di colei che è la madre di Dio, di colei che è divina per grazia e che contiene in sé, in sé tutta la sapienza divina e quindi la verità, la purezza e la rettitudine del nostro cammino, cioè del bene per il nostro cammino. Con lei, in lei e per lei lo Spirito Santo ha realizzato il suo capolavoro e tutti i giorni, fino alla fine del mondo, dà vita ai predestinati e ai membri di questo capo adorabile. Questo è Monfort. Quanto più l'abbiamo accennato le altre volte, lo focalizziamo anche stasera, magari un pochino meglio, quanto più lo Spirito Santo trova Maria in un'anima sua cara sposa, più diventa operoso e potente per formare Gesù Cristo in quest'anima e quest'anima in Gesù Cristo. Come? Noi conosciamo, no, tanti gruppi, ho accennato anche l'altra volta, io vengo da un piccolo gruppo del rinnovamento dello spirito e si chiama molto lo spirito, no? Però scopriamo appunto che lo Spirito Santo non viene a regnare, a vivere e a depositare le sue opere, a compiere le sue opere, se non trova Maria sua sposa. Lo Spirito Santo è la mamma, Maria Santissima è sposa dello Spirito Santo e con lui, dice Monfort, ha compiuto la più grande opera, la nascita, l'incarnazione, la nascita del Figlio di Dio. È sempre sposa Maria dello Spirito Santo, certo, perché dice Monfort, si è mantenuta fedele, in lei non entrò mai
la volontà umana e quindi come sposa fedele dello Spirito Santo, Maria ha compiuto con lo Spirito Santo l'opera più grande e con lo Spirito Santo, quindi sempre in comunione, compirà tutte le più grandi opere. Quindi andare da Maria non vuol dire offendere lo Spirito Santo, o diciamola in un altro modo, andare a chiamare lo Spirito Santo senza Maria è un'opera fredda, più incompiuta, perché dove andiamo a leggere con le parole di Monfort? Dio Figlio comunicò tutti i beni acquisiti con la sua vita e la sua morte li comunicò a chi? A Maria. I suoi meriti infiniti e le sue virtù ne fece in lei un tesoro. Lei è tesoriera ed è per mezzo di lei che applica i suoi meriti ai suoi membri. Abbiamo capito bene? I meriti di Gesù sono sospesi. Che vuol dire sospesi? Sono a disposizione nostra. Noi non siamo capaci, ma lui ci vuole donare. Ha donato il suo sangue, sì, ha donato la sua vita, ha donato la sua opera redentiva. Ma quest'opera redentiva non la viviamo forse, non la incorporiamo forse attraverso i sacramenti, attraverso i quali noi ci avviciniamo e ci lasciamo trasformare. Ci ha creati gratuitamente, ci ha creati senza il nostro fiat, adesso ci vuole trasformare, ma ci vuole salvare, redimere. La sua redenzione è per tutti, sì. Ne usufruiscono tutti? No, perché dobbiamo scegliere. Quindi è sospesa. Aspetta il nostro sì, che andiamo a prendere, a ricevere, ad accettare per lasciarci salvare. È tutto sospeso. Ma quando riesce a comunicare, quando c'è Maria sua sposa, quindi Dio Figlio, ripeto, Dio Figlio comunicò, questo è proprio Monforte, lo troviamo nel trattato, comunicò tutti i beni acquisiti con la sua vita e la sua morte, tutti i beni li ha comunicati. I suoi meriti si trovano in Maria, depositati, definita tesoriera, questo nel trattato. Nel libro La Vergine Maria, Gesù dice, sei tu la nostra segretaria. A te affidiamo i nostri segreti. Tutte le virtù, tutto l'amore, tutti i meriti sono depositati in te. E le danno un po' di titoli, tra i quali tesoriera, segretaria, depositaria, pascera, e questo perché in lei sono appunto depositati tutti i meriti di Gesù. Dio Spirito, quindi abbiamo detto Gesù, per mezzo di lei applica i suoi meriti ai suoi membri, comunica le sue virtù e distribuisce le sue grazie. Maria si rivolge al figlio, il figlio dona. I figli chiedono, fammi essere più buona, più caritatevole, più misericordiosa. E Maria ottiene queste grazie, il perdono, la crescita, la santificazione, tutto quello che vogliamo, chiaramente in ordine a Dio. Dio Spirito ha comunicato a Maria, sua sposa, i suoi doni ineffabili. Nessun dono del cielo, questo è proprio papale il trattato, nessun dono del cielo è concesso agli uomini che non passi attraverso le mani di Maria. Quindi ci siamo, che dobbiamo passare attraverso di lei. La grazia perfeziona la natura e la gloria perfeziona la grazia. Questa frase mi è stata segnalata, che vuol dire? È semplice. La grazia perfeziona la natura. Noi siamo natura e non siamo perfetti perché ci siamo allontanati e disgraziati, cioè abbiamo perso la grazia, la perfezione, l'armonia. La grazia che ci viene data dal Figlio e ci viene data dallo Spirito Santo amore, lo Spirito Santo santificatore, per mezzo di lei ci viene data con più sicurezza. Quindi la grazia perfeziona la nostra povera natura, ma attenzione, la gloria perfeziona la grazia. Questa è una corrispondenza, è per questo che ho messo questi due piccoli semicerchi, no? Vicino. Perché se la prima, solo un attimo, se la prima è
facciamo conto, questa è la grazia di Dio che cerca la creatura, ci chiama continuamente, ci cerca. Questa è la corrispondenza della creatura, che se invece di andarsene in giro e rivolgersi verso il mondo e andare a fare proseliti lontano da Dio, si rivolge a Dio e corrisponde, succede che la grazia continua a scendere e l'uomo che si avvicina si compirà praticamente quella comunione per cui con molta semplicità la grazia perfeziona la natura, vuole scendere, ma la natura, la gloria, cioè ti rendo gloria, l'accetto, ti ringrazio, sono ubbidiente, ti ascolto. Questo è volgersi a Maria. E nel tempo, quindi, si cresce, nel tempo si realizza la grazia. Quindi la grazia perfeziona la natura. Senza la grazia noi non possiamo santificarci, ok? Ma la gloria, quindi la corrispondenza, perfeziona la grazia e diventa una perfezione per cui noi siamo in comunione, diveniamo una cosa sola con Dio. Il cerchio è perfezione, un circolo d'amore di corrispondenza costante. Però costante, questa costante la dobbiamo ricordare perché noi abbiamo iniziato questo cammino tanti anni fa, 22 anni fa, e quando negli anni siamo stati invitati a portare questo primo annuncio, diciamo così, perché poi l'annuncio ce lo facciamo dentro di noi nella vita, ehm, abbiamo visto nel tempo che tanti si sono consacrati, no? Di nostra, diciamo così, nella nostra piccola esperienza. Però poi, quando nel tempo ci siamo incontrati con tanti fratelli, addirittura c'è stato veramente quella sofferenza, quel dolore, di scoprire: "Ah sì, ci siamo conosciuti quando si fece quella cosa". E guardate, vi sto proprio menzionando un incontro che è successo l'anno scorso al Duomo di Arezzo. Ci siamo incontrati con un fratello e una sorella di preghiera che appunto io ho salutato e ci hanno detto, a me e a mio marito: "Ah sì, sì, mi ricordo di voi quando si fece quella cosa, non ricordo bene". Ecco, e noi abbiam detto: "Quando avete fatto la consacrazione a Maria". Oppure succede, no, quotidianamente che magari ci sono degli eventi, magari delle cose importanti e le persone non si dimenticano che sono figli e che alla madre si deve rispetto, si deve ascolto, si deve obbedienza. È un po' come dire, magari noi siamo dei neonati, no, vicino a Maria, siamo dei bambini e dobbiamo rimanere tali, però rimanere tali vuol dire non che lei, deve veramente sovvenire ai nostri bisogni in modo totale, ma vuol dire che noi dobbiamo darle l'ascolto. Ed è questo, guardate, la parte, tra virgolette, più difficile, o per meglio dire, dove possiamo crescere di più, dobbiamo crescere di più. Perché consacrarsi a lei è rassicurante, scopriamo chi è lei, l'importanza che ha, la potenza che ha vicino al figlio, rispetto al figlio, rispetto allo Spirito Santo, rispetto a Dio Padre, e quindi ci mettiamo anche al sicuro. Quando andremo a vedere la potenza che ha sui demoni, lì abbiamo il successo maggiore, perché Maria riscuote tutto il successo. Allora mi voglio consacrare anch'io quando sentiremo nel prossimo incontro che cosa è Maria rispetto ai demoni, ma l'abbiamo già un po' accennato. Vi ricordate che la mamma rispetto al demonio riscuote più timore, perché lei è una creatura e l'essere vinti da Maria è per Satana una mortificazione infinitamente maggiore. Colei che era solo una creatura che ha preso una potenza divina, l'onnipotenza divina, donatele da Dio, che lo mortifica e lo schiaccia miserevolmente. Per questo Satana, quando vede Maria accanto a una creatura, fugge. Allora questo fatto, che ora già vi ho accennato, ma poi vedremo altri particolari, è chiaro che ci vogliamo mettere sotto il suo manto, nel suo cuore immacolato e sotto la sua protezione.
Però poi ci dimentichiamo che lei non è una madre che ci deve correre dietro e noi figli disobbedienti otteniamo, no. E infatti lì ci aiuta parecchio il libricino d'oro da leggere giorno per giorno, la Vergine Maria, nel regno della divina volontà, perché lei specifica questo particolare che sto dicendo. Se tu mi rimarrai fedele, se tu mi ascolterai, se tu mi prometti, io sto ripetendo tutte le sue raccomandazioni alla fine di ogni lezione, no? E non fa che dire questo. Se mi prometti che se mi ascolterai, se non farai più, se verrai dietro la mamma tua, allora questo ci deve far ricordare che se la mamma ci sospira, ci ispira, anzi, un passaggio, una raccomandazione, per esempio, la vita nei sacramenti, l'ubbidienza a Dio, perché lei ci porta tutto in merito a Dio, il rinnovo della consacrazione, le preghiere, il Santo Rosario, allora la nostra vita non potrà più andare per campi, per capirci, non potrà più deviare, ma troverà per sempre la via maestra e la sua protezione. Perché i figli di Maria, i devoti veri, non è che non trovano le croci, ma non sono abbattuti dalle croci. Ed è questa la meraviglia. Non restano sotto la croce schiacciati, ma nella croce trovano il trionfo, cioè una crescita. Allora qui mi voglio legare a questo punto. Andiamo velocemente per convalidare, per rispettare il trattato, a vedere un attimino, ora semmai ve lo condivido, io c'ho il libricino qui davanti, però ve lo condivido così siete più presenti. Le parole di San Paolo, figlioli miei, che io di nuovo partorisco nel dolore, lo avevo accennato l'altra volta, vi avevo detto che vi avrei ogni tanto ripetuto dei concetti per seguire la via pedagogica di Gesù, la sua modalità pedagogica che rinnova i suoi insegnamenti. Sant'Agostino, quindi, che cosa dice San Paolo? Figlioli, si può applicare a Maria questa frase, figlioli miei, che io partorisca di nuovo col dolore fino a che non vi avrò partoriti all'eterno amore. Sant'Agostino dice, tutti i predestinati sono nascosti mentre vivono qua giù nel seno della Madre Santa, che li nutre, protegge, guida, fino a che li fa crescere, li nutre, li fa crescere, fino a quando saranno generati alla gloria dopo la morte dei giusti. Quindi sulla terra ci sono i figli di Maria che sono curati da lei, nutriti da lei, portati a crescita, a debita crescita, per essere poi quella via, appunto, di corrispondenza agli eletti, quei veri figli di Dio, quindi che vanno a soddisfare la paternità di Dio. Dio Spirito Santo vuol formarti degli eletti in lei e per mezzo di lei. Poni mia eletta le radici di tutte le virtù nei miei eletti, attenzione a queste parole, perché crescano di virtù in virtù e di grazia in grazia. Riproduciti, cioè attenzione, lei si riproduce nei figli. Che cosa ci dice questa frase? Perché riproduciti pertanto in loro, perché io possa vedere in loro la fede invincibile, l'umiltà profonda, cioè tutte le qualità di Maria sono praticamente rimesse nei figli, cioè lei proprio è come se ci desse il latte, no? Che cosa fa la madre al figlio? Attraverso il cordone ombelicale gli trasmette il nutrimento. Attraverso il latte materno dal seno della madre, il figlio riceve il nutrimento. Tutto quello che è suo, quindi la purezza, la fedeltà, e questo è importante capirlo perché noi non possiamo bloccarci con le nostre nevrastenie, con i nostri ostacoli inconsci e dire ma io sono peccatrice,
abbiamo parlato l'altra volta che non si mente a se stessi, no? Cioè si ha coscienza del nostro nulla, e questo è un bene. Ma la coscienza del nostro nulla non ci deve bloccare. E allora quando arrivano gli ostacoli alla mente, e il demonio, il nemico infernale, ce li mette di frequente davanti proprio per bloccarci, noi abbiamo la conoscenza per cui possiamo scrollare tutto e dire: ah no, no, non io, ma lei ce l'ha. E io fedele a lei ricevo il suo latte, il suo nutrimento dal cordone con la mamma mia. E Satana fugge, perché quando le anime diventano ardite nella risposta, non si fanno più ingannare. E allora andiamo a rileggere adesso con questo che è stato chiarificato, spero. Riproduciti pertanto in loro, perché io possa vedere in loro. Non guardate se c'è qualche, perché io faccio con a parte faccio velocemente, ma poi faccio con come si chiama, il registratore vocale, quindi qualche parola, qualche articolo è storto. Riproduciti pertanto in loro, perché io possa vedere in loro la fede invincibile. Chi ce l'ha sta fede invincibile? L'umiltà profonda la tua mortificazione universale, la mamma. La tua orazione sublime, la tua carità ardente, la ferma speranza. Noi preghiamo, chissà, chissà, già nella preghiera stiamo dicendo: non ce la fai a darmela questa grazia, mi pare impossibile. E già stiamo dicendo a Dio: non ce la puoi fare. Perché mai dovrebbe, è la tua fede che ci ha salvato, dice Gesù, ma se noi facciamo così è chiaro che la fede manca. E allora invece abbiamo bisogno di tutto. Allora, queste sono le qualità di Maria che conoscendola ci arrivano. Allora andiamo a vedere l'umiltà profonda, la fede invincibile, la mortificazione universale, l'orazione sublime. Noi ci distraiamo ogni 2 per 3. La ferma speranza, tutte le virtù, la sposa fedele, pura, feconda. La tua fede mi dia fedeli, la tua purezza mi dia vergini, quindi puri, senza peccato. La tua fecondità mi dia eletti vergini. Quindi tutta questa grazia di cui noi siamo sprovvisti, andando a Maria, lei ci dà il suo latte, il suo nutrimento e ci trasforma sì iniziare e un sì continuato. Dobbiamo abituarci a vivere con lei. C'è una frase di Monforte che dice: i figli se ne stanno in casa con la madre. Come mi piace questa frase, che non vuol dire che non usciamo più, ma vuol dire che tutto quello che facciamo abbiamo intimamente la mano alla mamma. E non riusciamo più a fare niente a un certo punto se non siamo legati a lei e di conseguenza legati a Gesù. E c'è questa immagine, da una parte Maria e da una parte Gesù, perché lei ci lega. Tanto questa Vergine può produrre insieme allo Spirito Santo, qui è sempre Monforte, che sto leggendo, cose straordinarie e singolari. Quando lo Spirito Santo, suo sposo, trova Maria in un'anima, vola ed entra con pienezza in quest'anima, con pienezza. E lei si comunica tanto più abbondantemente quanto maggiore posto esso fa alla sua sposa. Cioè, è più univoca la cosa. Lo Spirito Santo trova Maria e deposita le grazie. E la mamma vede lo Spirito Santo e innalza ancora di più l'anima. Se oggi lo Spirito Santo non opera meraviglie sorprendenti nelle anime, è perché egli non trova un'unione salda con la sua sposa indissolubile. Indissolubile. È sempre stata fedele, feconda sempre, sempre sposa, che genera sempre, continuamente Gesù nelle anime e le anime in Gesù. Perché noi dobbiamo vivere in quella comunione che abbiamo visto nella,
nella sequenza di sopra, eccola qua, ok? Per cui Gesù in noi e noi in Gesù Cristo. Esattamente. Non solo come diceva San Paolo, non sono più io che vivo, ma è Cristo che vive in me, ma anche noi in Lui. E questo è il dono della divina volontà, cioè una comunione dove l'anima vive Gesù nell'anima e l'anima in Cristo. E questa è l'unione che abbiamo perso dopo Adamo, ok? Ma questo è un altro approfondimento. Andiamo a vedere, guardo l'orario, ok, ci siamo ancora 10 minuti abbiamo concluso. Se oggi, ok, lei possiede i figli come eredità, ecco ancora andiamo a rinforzare questo. Lei possiede i figli come eredità, con diritto. Abbiamo detto perché è madre del capo e avendo vissuto con lui tutto, quindi anche la passione, la sua morte, la sua, la sofferenza, ha contribuito in modo indissolubile. Madre Chiesa, abbiamo detto ancora il 4 novembre, non ha riconosciuto, ma nel tempo riconoscerà anche questo sicuramente, ma nel Catechismo della Chiesa Cattolica già si legge che ha cooperato in modo univoco al figlio, quindi li forma, li nutre, cresce, genera la vita eterna, forma in Gesù e forma l'anima in Gesù. Dice, manca un pezzetto. Come ella, quindi, se lei ha diritto sul figlio unico e naturale, questo è sempre Monfort papale, anche sui figli adottivi ha dei diritti. E attenzione, non solo nel corpo, ma nell'anima. Noi pensiamo che la mamma ci protegge qui sulla terra, ma poi l'opera è solamente di Dio. No, non è così. Lei opera per il corpo e per l'anima, proprio perché, l'abbiamo detto poco fa, quindi per logica, se è sposa dello Spirito Santo, se lei ha ricevuto lo Spirito Santo che l'ha trasformata nella piena di grazia, lei aiuta questo ingresso e questa formazione ed elevazione per cui forma Cristo nell'anima, sì, e quindi e l'anima in Cristo ci porta a Gesù. Quindi lei è in questa opera di santificazione. Maria è la regina del cielo e della terra per grazia, come Gesù Cristo lo è per natura e conquista. Come il regno di Gesù Cristo consiste principalmente nel cuore, il regno di Dio è dentro di noi, così anche il regno di Maria, dov'è? È dentro di noi. Quindi cosa ci sta dicendo? È una coltivazione ed è una coltivazione intima, per cui dobbiamo veramente essere in una comunione costante. Nessuno può giungere a una perfetta intima unione con il nostro Signore, perfetta fedeltà allo Spirito Santo, senza una grandissima unione alla Vergine. Ok, adesso vediamo un altro punto. Stiamo comprendendo sempre di più questa forte, intima connessione, questo diritto di maternità di Maria nei confronti dei figli. E diciamo un'altra cosa. Monfort dice che ci sarà un tempo in cui Maria, si affida a Maria la formazione dei più grandi santi. Uno dice, come? C'è stato San Giuseppe, San Piuccio, Santa Rita, Sant'Antonio e tutto quello che insomma sono i grandiosi santi, ma ci sarà alla fine dei tempi una formazione dei più grandi santi che praticamente saranno a cura della linea. Grazie. Allora, sostenute dalla sua forza, dicevo, quindi difese dalla sua protezione. Quindi con Maria facciamo il conteggio con la manina. La prima cosa, arriviamo più sicuri a Dio. La seconda, siamo protetti. La terza, prendiamo la santificazione perché lei ci nutre. La quarta, siamo difesi dal male. Sostenute dalla sua forza, difese dalla sua protezione, guidati dal suo spirito, nutriti dal suo cibo, le sue virtù. O potremmo dire trasformati grazie all'opera sua con lo Spirito Santo. Edificheranno il Tempio. Quindi questo formare gli eletti si formano attraverso Maria,
edificano il Tempio. Chi è il Tempio dello Spirito Santo? Maria. Con le loro parole, i loro esempi, porteranno tutti alla vera devozione alla Vergine e attireranno molti attireranno molti nemici pronti, ma anche molte vittorie e molte grazie per Dio solo. Quindi mettiamo sul bilancino. Da una parte ci sono le anime amanti con lo zelo, l'amore, la parola, porteranno l'esempio, porteranno tutti alla vera devozione. Questo vuol dire che ognuno di noi, nel momento in cui ci consacriamo, siamo già dei portatori, perché Maria opera nell'anima e ogni tanto ci fa anche operare con l'esempio, col modello, con la parola. E questo attirerà tante grazie, tanti nemici, tanti trepitii, ma tante vittorie e tanta grazia per Dio. E qui ci interessa. Allora andiamo a vedere che noi che non ci apparteniamo, ok? Diventiamo veramente figli e nel divenire veramente figli portiamo la vittoria, soddisfazione alla mamma, soddisfazione che vuol dire soddisfare Maria. Monforte dice tutto quello che lei prende lo porta al Padre. Se noi diciamo grazie Maria, lei dice grazie Dio. Benedetta la mamma, benedetto Dio. Quindi portiamo soddisfazione a Maria, gloria a Dio. E gioia a noi, ma a tutti. E qui c'è un pezzo, io vi prego di ricordarmi questo pezzo, lo lascio a voi questo compito. Nelle virtù di Maria ce n'è una che ho passato così, però vorrei che se ci fosse, se Dio vuole, e vorrei soffermarmi la prossima volta anche, che è questa. Maria ha una preghiera universale e se noi siamo con lei, questa preghiera universale vuol dire che noi entriamo in questa comunione e con lei possiamo entrare in quella comunione universale dello Spirito Santo, per cui tutto prenderà una potenza e un eco universale. Lo lasciamo alla prossima. Quindi noi non ci apparteniamo, siamo suoi membri, cominciamo a pensarci così, perché lei ha un diritto, ma noi abbiamo un dovere. Si è resi veri schiavi di Gesù Cristo. E questa parola vorrei che veramente ci fosse poi la possibilità di chiarire, è una schiavitù tutta d'amore, ci dice Monforte, anche qui vedremo. Gesù Cristo quindi è l'unico principio e deve essere l'unico fine delle nostre opere. Ora, prima di lasciarci, voglio condividere un attimo un punto del libro d'oro, che spero che tutti quanti ci stiamo godendo, proprio gustando, è che riprendendo solo un piccolissimo punto, al giorno 6 e al giorno 7. Su questo piccolo libricino, dove abbiamo fatto un po' di preannunci, avete sicuramente scoperto, abbiamo anche riscoperto, che ci sono 6 passi. Allora, diciamola così, abbiamo detto perché consacrarsi? Perché consacrarsi a Maria? Abbiamo visto quindi tutti gli elementi di forza, ok? La potenza di Maria, la relazione col Padre, col Figlio, con lo Spirito Santo, la potenza di Maria quindi che ci protegge, che ci aiuta a santificare, a entrare in relazione con Dio, che ci difende, che ci fa diventare noi stessi veramente attraverso questa relazione d'amore. Ma abbiamo accennato che c'è una preghiera universale che lei, l'abbiamo accennato in 2 momenti, uno quando abbiamo parlato dell'appello mariano la volta scorsa e una stasera quando vi ho detto attenzione perché nelle virtù di Maria c'è la preghiera universale. Adesso diciamo questo, che ci sono 6 passi e l'abbiamo già
nel compimento del settimo giorno abbiamo visto che ci sono 6 passi. 6 passi dove Maria praticamente ci dice che lei ha vissuto una prova. Lei, l'Immacolata Concezione, ha vissuto una prova. E questo punto ci fa riflettere. Allora, che abbiamo visto perché consacrarsi, la potenza di Maria e il compimento, l'obiettivo da svolgere, ci resta un punto, no? Di dire ma come faccio? E questo abbiamo detto, dobbiamo essere noi, perché siamo liberi, a portarci a essere obbedienti. Dove obbedienti vuol dire avere un costante rapporto di conoscenza, di affabilità con Maria. Ma chi è che ci dà una concretezza proprio di guida proprio elementare, anzi proprio neanche elementare, proprio più sotto dell'infanzia, della scuola dell'infanzia, proprio chi è? È il libro d'oro. E in questo libro d'oro, quindi ne faccio ancora un accenno, ci sono 6 passi. Cioè, perché questo libro è d'oro, dice Maria? Perché ci insegna a entrare in concreto in questa vita. Ci insegna, vuol dire che noi dobbiamo apprendere, quindi lo dobbiamo tenere sempre a portata di mano nel mese di maggio, il mese di ottobre in modo particolare, ma c'è chi ha la sana abitudine che ogni tanto se l'apre e se lo va a vedere, perché lei ha un'elementarità di narrazione dove dice ai figli, io facevo questo e se tu mi prometti, anche tu lo farai, perché io ti ci porto. Questo è il messaggio che ci dice. Cioè ci dice, sei capace, ma se tu lo vuoi e mi sei fedele, io ti ci porto. E allora andiamo a vedere questo sesto passo dell'anima. La mamma dice, col farmi prendere il possesso di tutte le proprietà divine, cioè lei era obbediente e allora Dio, vedete che c'è quel disegnino che ho rifatto di là, che faceva? Versava le grazie in lei. E lei nell'obbedienza riceveva tutto come proprietà e diveniva la piena di grazia come Dio, cioè posseditrice, attenzione, della santità divina, dell'amore, della bellezza, della potenza, sapienza e bontà divina. Mi sentivo la regina di tutto, mi sentivo estranea nella casa, né mi sentivo estranea nella casa del mio Padre Celeste. Sentivo al vivo la sua paternità, la sua suprema felicità di essere sua figlia fedele. Questi sentimenti, queste percezioni arrivano a un livello quando di cosa? Di intimità, ma che presuppone una fedeltà, ma non nella gioia, nella prova. E la mamma l'ha avuta la prova. Tu devi sapere che come il fiat divino mi fece prendere possesso di tutto, mi sentii posseditrice di tutto e di tutti, la sua maternità. La divina volontà, con la sua potenza, immensità e onniveggenza, racchiudeva nell'anima mia tutte le creature. Dio ci contiene. Ed io sentivo un posticino nel mio cuore materno per ciascuna di esse. Da che fui concepita, io ti portai nel mio cuore. Ed oh, quanto ti amai e ti amo. Ti amo tanto che ti feci da madre presso Dio. Quindi lei ci fece già da madre e i suoi atti sono tutti sospesi, sono pronti per essere riversati su di noi. Aspettano il nostro fiat. Oh, come vorrei vedere la figlia mia posseditrice di tutto come lo sono io. E uno dice, e quale monte devo scalare per arrivare a tanta grazia? Perciò ci dice come fare, lezione dopo lezione. Perciò ascolta la mamma tua. Non voler riconoscere più la tua volontà umana. Se ciò farai, tutto sarà in comune tra te e me. Quindi lei ci fa una continua chiamata di obbedienza e di vicinanza concreta a lei. Andiamo a vedere l'ultimo pezzettino. Ti dice subito, ascolta la mamma tua, avrai una forza divina
in tuo potere. Tutte le cose si convertiranno in santità, amore e bellezza divina. Se ce l'avesse detto il vicino di casa, il professore, il dottore, potevamo dubitare, ma poiché ce lo dice la Madre di Dio, possiamo dire, se è così, non mi sta dicendo vatti a prendere una laurea, scala il monte Everest, non sta dicendo bisogna che tu cammini con la testa in giù e i piedi in su, non sta dicendo cose difficili. Ed io nella foga del mio amore, come mi decantò l'Altissimo, cioè sentite che parole ci dice? Tutta bella, tutta santa, tutta pura sei tu, o Maria, dirò, bella, pura e santa è la figlia mia, perché possiede la volontà divina. Vediamo se abbiamo 2 minuti ancora. Presta attenzione e ascoltami e sentirai inauditi prodigi, il possesso del regno della divina volontà. Cioè, finirono i passi. Che cosa ci dice in questi 6 passi? Che lei, come Dio creò, cosa ci narra, no? La Sacra Scrittura, che creò l'Empireo, creò le meraviglie della creazione, poi creò l'uomo, il 7° giorno si riposò. E dice, anche in me fece 6 passi. E il 7° giorno si riposò. Nelle opere sue si riposò nell'opera sua grandiosa, Maria. E perché? Quali sono questi 6 passi, questi 6 giorni di creazione in lei? In questi 6 passi Dio fa riconoscere la madre, prima la chiama e c'è un fiat iniziale. Poi c'è una presentazione alla creazione, la creazione la riconosce e le dà l'inchino d'onore. Poi ci sono altri passi, io non voglio dire per quello che che ognuno di noi deve andare a vedere. Poi c'è però l'accenno e basta, c'è la prova, per cui chi non ha avuto tempo, vi prego, andiamola a leggere, non è scaduto niente, andiamola a vivere, andiamola a prendere, perché tutto è sospeso, ma se non lo prendiamo, ci può essere il più bel supermercato, il più bel banchetto, ma se andiamo a nozze, come qualche volta andiamo alla messa e non andiamo a ricevere Cristo, rimaniamo digiuni. Allora, prendiamo questo cibo. Lei ci dice, io ebbi la prova più grande, superata quella, io diventai, mi diedero lo scettro di regina e diventai la sovrana, la regina. E Dio disse, come son belle le opere mie, tutto è ordine ed armonia. E fissando l'uomo nell'impeto del nostro amore soggiungeva, ma il più bello sei tu sei la corona di tutte le opere nostre. Quindi la perfezione di Dio si riversò e si riverberò e fu riflesso dove? In Maria. E questa madre adesso ci sta chiamando per poterci, ecco, il disegnino ci dice proprio questo, no? Il sole divino che si riverberò in Maria, un altro sole divino, e Dio disse la figlia nostra invincibile, che porterà la vittoria anche sul nostro essere divino, perché lei è la posseditrice del suo stesso Dio, perché lo tiene in sé, avendo in sé la sua stessa vita, il suo stesso amore. Io ho messo 2 cuori. Va bene, ci fermiamo qui e richiediamo la benedizione a Don Francisco. Prego. Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Il Signore sia con voi. Per l'intercessione della Madonna, la Vergine Santissima, vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Grazie, grazie a tutti. Chiudo la comunicazione, poi ci aggiorniamo. Per chi ha chiesto dove si trovano, le registrazioni sono su YouTube, canale per la Divina Volontà, e su Telegram.